questo backstage, ragazzi, andiamo a utilizzare questa lente decisamente interessante, cioè 75 mm di Sirui, apertura massima f1.2 della serie Sniper. Questa serie è stata rilasciata esattamente l'anno scorso e io ti avevo portato i primi 3 obiettivi proprio che aveva rilasciato questa azienda cinese. Il 56 mm, in questo caso è in colorazione bianca, ma ovviamente puoi scegliere anche la classica colorazione nera e in alternativa anche argento, il 33 mm e il 23 mm che in questo caso è proprio collegato alla 6007 e sta riprendendo questo video. Ok, sono obiettivi per sensori APS-C, per fotocamere Sony, Nikon e Fuji, quindi una vasta gamma di fotocamere. Però nel video di oggi ti vado a far vedere il nuovo arrivo che a me interessa di più, cioè i 75 mm. Hanno tutti un'apertura massima di f1.2, quindi sono decisamente molto luminosi, sono tutti dotati di autofocus, quindi avrai tutti gli automatismi della tua fotocamera. Prossimamente ti farò anche la recensione del 16 mm che è stato rilasciato esattamente assieme al 75 mm, però parlando di un grandangolo oggi mi concentro più sulla lente che io vado a utilizzare di più, cioè il 75 mm. Ci troviamo a Orșova, una città in Romania, abbiamo anche il Danubio che fiancheggia proprio questa città, quindi continuiamo a vedere altre foto che abbiamo fatto ad aria utilizzando questo 75 mm, utilizzando la 6007. Vediamo alcune caratteristiche, anzi anche ti voglio parlare della mia sensazione di utilizzo di circa 2 mesi da quando possiedo proprio questa lente 75 mm e l'ho usata a discapito proprio del Viltro 75 mm, una lente che io sono abbastanza innamorato perché la utilizzo moltissimo, ok ragazzi, però ho voluto testare anche questa lente giusto per portarvi una recensione abbastanza completa. È una lente un po' particolare, innanzitutto parlando proprio di Viltro vedi che le dimensioni già si notano. Qui abbiamo un obiettivo molto più pesante, qui abbiamo un diametro da 72 a differenza della 67, se ricordo bene qui abbiamo 13 elementi, 9 gruppi. Quindi detto questo, per quanto riguarda i 16 mm avremo modo di parlarne in un video dedicato perché è un grandangolo, quindi non voglio mescolare queste cose. Io nella fotografia di ritratto raramente lo vado ad utilizzare, però ho fatto qualche foto per chi utilizza questa lente proprio nella fotografia di ritratto e comunque ti porterò la recensione dedicata, anche perché sennò oggi questo video sarebbe diventato troppo lungo e noioso e io dal momento che non ho proprio il dono della sintesi vado a evitare, ok? Già questo video diventerà troppo lungo. Quindi detto questo, parliamo di costruzione. Innanzitutto mi dà proprio la sensazione di robustezza, te l'avevo già detto l'anno scorso e lo vado a ribadire anche nel video di oggi. Costruito bene, non senti strani rumori quando lo muovi, ok, fatto bene. Ha un peso importante, è quello che pesa di più tra i 5 obiettivi della serie Sniper, 4,70 con il paraluce, che diciamo che è un peso di tutto rispetto perché meno di mezzo chilo ci sta, anche quando lo vai a utilizzare con la ZV-10, insomma è bilanciato bene. Ti dico, se è il tuo primo tele potresti anche trovarti a disagio perché non è come fotografare con 50 mm, 35 mm, 85 perché ti devi allontanare molto di più, soprattutto quando devi fare una fotografia a una modella a figura intera, ok? Che di solito se devo fare una foto a mezzo busto vado ad utilizzare il 56 mm, ma quando voglio fare una foto proprio a figura intera e catturare anche lo sfondo proprio per avere uno sfocato maggiore, ecco che il 75 è la soluzione migliore. E ricordiamo sempre il 75 mm che
è a tutti gli effetti un 113 mm, quindi ci avviciniamo molto alla focale che utilizzo molto su full frame, il 135. È un obiettivo praticamente, per quanto riguarda la costruzione, a mio modo di vedere fatto bene, barilotto completamente liscio. Cosa intendo per liscio? A differenza di altri obiettivi che magari possiedi già, non hai il pulsantino che puoi personalizzare, non abbiamo lo switch per la messa a fuoco da manuale in automatico e non abbiamo neppure la ghiera per l'apertura e chiusura del diaframma, ok? Praticamente non hai nulla, devi fare tutto tramite il corpo macchina. Secondo me è solo questione di abitudine. Abbiamo una ghiera ovviamente per la messa a fuoco in manuale che è elettronica, come tutti gli obiettivi al giorno d'oggi. Quando siamo passati a mirrorless è abbastanza fluida, però io personalmente in questo periodo non l'ho utilizzata moltissimo, anzi praticamente mai. La parte anteriore abbiamo innanzitutto la lente principale, abbiamo un diametro da 67, a differenza proprio del modello di Viltrox che ha un diametro da 72, quindi abbiamo più vetro e quindi anche per quello che è più pesante. La parte anteriore è in metallo, che secondo me è la miglior soluzione, soprattutto a lungo andare per quanto riguarda a vita e svita eventuali filtri, ok? Quindi evitiamo di andare a spannare proprio il filetto. E per ultimo la baionetta è in metallo, non abbiamo la guarnizione che mi piacerebbe trovare, abbiamo però una porta USB tipo C che ti permetterà un eventuale update del firmware che servirà per andare a migliorare le prestazioni dell'autofocus, ma ti posso dire che da utente Sony per il momento non ho avuto problemi e funziona già bene così. Comunque si può anche migliorare, perché no? Ok ragazzi, abbiamo i contatti, quindi avrai tutti gli automatismi della tua fotocamera. Ti dico subito che l'autofocus funziona bene, io non ho avuto problemi, ok ragazzi, con la 6007. Presuppongo che anche con una fotocamera che ha qualche anno in più, come potrebbe essere la 6000, beh, ovviamente le prestazioni non sono come la 6007, però insomma, puoi tranquillamente utilizzare questa lente con l'autofocus. Ok ragazzi, comunque se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti. Volevo spendere anche due parole per concludere questo video per quanto riguarda la nitidezza, che è decisamente migliorata quando vai a scattare f1.2. come ribadisco, quando utilizzavo 56 mm praticamente è troppo morbido, anche se le cose sono migliorate poi sui nuovi esemplari che sono stati rilasciati, ok? Io avevo proprio, ho ancora tra le mani proprio un campione beta che mi avevano mandato in prova, ok? Comunque ti posso dire che anche 16 mm, se lo devi utilizzare alla massima apertura, molto più probabile che lo andrai a utilizzare poi su questa lente per ritratti 75 mm è già utilizzabile. Calcola, te lo posso dire, che tutte le foto sono state scattate che hai visto a f1.2 e tra l'altro ho utilizzato anche in alcuni casi un filtro VND che va a togliere un pizzico di nitidezza, ok? Secondo me va più che bene, poi c'è sempre la post produzione, ma già passando a f1.4 le cose vanno a migliorare moltissimo, ok ragazzi? Non c'è un profilo per quanto riguarda Lightroom per il momento, quindi sappi che avrai un po' di vignetta quando lo vai a utilizzare alla massima apertura e quindi devi toglierla manualmente. Se la vuoi togliere, io personalmente non lo faccio, abbiamo una leggera distorsione che vai a correggere praticamente velocemente su Lightroom, ok? Spero che faccia uscire, lo dico per chi magari ha meno pratica a fare queste modifiche su Lightroom, un profilo proprio dedicato, ok, di Sirui, anche se almeno io ho controllato non è ancora uscito per i 3 obiettivi che aveva rilasciato in precedenza, ok? Quindi sotto questo punto
di vista dubito che ci sarà un profilo dedicato, spero di sbagliarmi. Ok ragazzi, ricordo che hai la possibilità, se ti interessa, di acquistare in un'unica soluzione proprio questi due obiettivi 16 e 75. Questa è la valigetta rigida, ok, il prezzo è di 695 euro, però quasi tutti voi andranno a acquistare singolarmente, presumo, che è ovviamente la soluzione che preferite, sono quasi sicuro, o il 75 o il 16. Ok, comunque vedete voi, io vi lascio tutti i link in descrizione, come al solito se avete domande vi aspetto qui sotto nei commenti. Spero che questo video vi sia ovviamente servito a prendere la decisione per il vostro prossimo acquisto per la vostra fotocamera. Un saluto e alla prossima.